Questa è la Telecaster economica più venduta di Thomann. Perché? Ciao chitarristi, bentornati su Shape Your Tone, sono Ale e nel video di oggi si parla della Telecaster più venduta di Thomann, che guarda caso è anche economica, super economica. Ovviamente si parla di Harley Benton, marchio in esclusiva di Thomann, e cercheremo di capire insieme i motivi per cui questa Telecaster risulta essere la più venduta, perché secondo me non c'entra solo il prezzo. Alla maggior parte sì, ma non solo. Intanto se video come questo vi piacciono, like al video, iscrivetevi al canale, lasciate un bel commento e ditemi quali altre chitarre volete vedere qui sul canale. Ora iniziamo dalla cosa più interessante di questa chitarra, il prezzo. 169 euro. Intanto questa chitarra l'ho provata un po' in questi giorni, settimane, e è assurda, veramente. Per 169 euro non ha senso. In senso positivo. Ovvio. È una chitarra di stile Telecaster classico, infatti fa parte della linea Vintage Series. Anche sulla paletta c'è scritto VT di Vintage. Quindi la struttura della chitarra è quella che già conosciamo. Due pickup single coil, uno all'interno del ponte con la sua piastra, l'altro al manico. Selettore a 3 posizioni nella piastrina, quella in orizzontale, con il pomello del volume e del tono. Fine. Vediamo un attimo i legni, perché qua è interessante. Il body infatti è in frassino americano, cosa che probabilmente dicono perché le cose americane sulle chitarre sembrano sempre più belle. Il manico è in acero caramellato, non roasted, caramellato. E la stessa cosa vale per la tastiera. Nello specifico si tratta di acero canadese. Tutte le caratteristiche riportano alla Telecaster classica, scala da 25,5, 21 tasti, come faceva Fender, e il radius però è da 12. Questa cosa è diversa, infatti le Telecaster più tradizionali di Fender avevano un radius da 7,25, 9,5. 12 inizia a essere un po' piattino per una Telecaster vintage style, però ci sta, è un pochettino più facile da suonare, per i principianti è un aiuto in più. Ora, questa Harley Benton su Thomann è al numero 1 nella classifica vendite dei modelli Telecaster. Perché? Come abbiamo detto prima, sicuramente il prezzo è troppo invitante per anche solo evitare di pensare di provarci. Infatti, secondo me, questa è una Telecaster che dovrebbero considerare un po' tutti, sia come prima chitarra, ma non per forza, anche come prima Telecaster. 169 euro rispetto a altri brand che propongono prezzi decisamente più alti fanno la differenza. Uno si butta, ci prova, alla peggio ha una chitarra muletto, che comunque, nel caso peggiore di tutti, è comunque una chitarra ben fatta, senza girarci intorno. La costruzione è ottima, sempre rapportando al prezzo. L'attenzione al dettaglio pure. I tasti infatti sono posati bene, sono lucidi, non sono ruvidi come succede magari su altre chitarre. Un altro motivo per cui questa chitarra è così tanto amata e desiderata dalle persone è che è una Telecaster vera. Tralasciando il discorso di brand scritte sulla paletta, quello che conta poi è il feeling e il suono, e sono due cose che vanno di pari passo e a braccetto con la parola Telecaster. Per davvero. Si parla di una chitarra che fa la Telecaster. Non voglio ripetermi, ma veramente. Il feeling è quello un pochettino grezzo, quasi da... non voglio dire quella duretto da Telecaster, ma quel twang, quella legnosità, quella sensazione di rigidità della Telecaster, che sono anche alcune delle caratteristiche per cui si dice che la Telecaster sia una delle chitarre più complesse da gestire e da far rendere veramente. Sono tutte cose che qui dentro ci sono. Sono pregi, difetti, non lo so, decidetelo voi. Sta di fatto che quelli di Harley Benton qui dentro ce li hanno messi, perché detta così sembra una chitarra difficile da suonare. Hanno voluto comunque smussare tutti quegli angoli e quegli spigoli. Infatti, come vi dicevo prima, il radius è da 12, quindi un pochettino più piatto. Il manico è satinato e questa cosa restituisce un feeling. Questa cosa dà un feeling un pochettino più ravvicinato con lo strumento. Da un lato ti fa sentire il legno un pochettino più grezzo, anche se non lo è. Dall'altro lato ti permette di non avere tutto quell'attrito sul manico. Un problema con i manici lucidi, soprattutto per chi suda tanto, è che il sudore poi a un certo punto fa una patina sul manico e questa cosa diventa appiccicosa. E quando tu vuoi suonare un pochettino più veloce, magari la mano dietro il manico si appiccica, non scivola, quindi diventa più difficile suonare e quindi sembra di fare più fatica. Qui il manico è satinato, non è lucido, quindi anche questa cosa semplifica ulteriormente il fatto di suonare. Altre cose prese però dal concetto di vintage sono le meccaniche. Infatti sono delle meccaniche Cluson style, sempre con quell'impronta vintage. Sono meccaniche un po' diverse rispetto a quelle più tradizionali, soprattutto sulle chitarre economiche. Di solito siamo abituati a vedere quei blocchettini
con il cerchio, quel pallino con su anche l'adesivo da staccare, la pellicolina. In questo caso invece sono meccaniche che sono in stile Cluson, quindi come le Deluxe ad esempio, quelle che ho sulla mia Gibson Les Paul. Sono meccaniche che erano tipicamente di chitarre americane, che Harley Benton in questo caso ha riprodotto in fascia economica, come tanti altri brand nel mondo. Funzionano bene, sono precise e fanno quello che devono fare in accoppiata con tutto il resto della chitarra. Il ponte infatti non è un tremolo strano, quindi non è che debba essere chissà che cosa per funzionare bene. L'importante è che sia preciso, quindi installato bene. E una roba che mi piace di questo ponte è che permette di montare le corde in due modi. Uno è con le corde passanti all'interno del body, l'altro invece è con le corde attaccate direttamente al ponte da una piastrina che c'è dietro. Cosa cambia? Cambia solo la tensione delle corde. Se mettiamo le corde attraverso il body della chitarra, l'angolo con il ponte sarà più stretto, quindi vuol dire che la tensione sulle corde sarà maggiore. Se invece le metto dietro al ponte, quindi con la piastrina che c'è dietro con il buchino, l'angolo sarà leggermente più ampio e quindi la tensione sarà inferiore, quindi corde più morbide. È un po' come se fosse un wraparound su questo tipo di ponte. Quindi il feeling c'è, il suono vi ho detto che c'è, ma dovete crederci, quindi ve lo faccio sentire. Esteticamente è bella. Il body, anche se in 3 pezzi, esteticamente rende veramente tanto. Il manico e la tastiera, che sono in acero caramellato e non in acero normale, quindi non sono pallidi ma sono di questo marroncino, sembrano un po' lo stesso colore delle mie mani. Detto questo, comunque la chitarra la trovate al link qui sotto in descrizione, dategli un'occhiata, ci sono anche foto, c'è un player per ascoltarla, ma l'avete già ascoltata qui, molto meglio che di là. Alla fine la chitarra si comporta da vera Telecaster, quindi se vogliamo prendere tutto quel sound più anni 50 viene fuori, ma resta comunque uno strumento versatile come tutte le Telecaster. Quindi se voglio aumentare un po' la distorsione, cercare di incattivirla un po', ce la fa. Il single coil al ponte, per quanto io non sia un amante dei single coil al ponte, sulla Telecaster, quando è fatto bene, è bello. Dai, è bello. Non posso dire che non è bello. Cosa dire su questa chitarra? Che è bella, funziona bene, è economica, non ci sono motivi per non tentare di provare una Telecaster. È difficilissima questa frase. Però dimmi nei commenti se l'hai capito. Mi raccomando, se non ti piace la Telecaster, dimmi nei commenti una chitarra da provare, magari un Harley Benton di questa stessa fascia di prezzo, così almeno abbiamo un po' di competizione tra le chitarre e facciamo contenti tutti. Su, primo fra tutti io, mi hanno detto di iscrivermi e mettere like, dillo.